Durante la fase di tostatura, il caffè subisce numerosi cambiamenti, sia fisici che chimici. Tra questi vi è la formazione di alcuni gas. Nello specifico sto parlando soprattutto di anidride carbonica. L'anidride carbonica che troviamo all'interno dei nostri chicchi di caffè tostati viene in parte immediatamente rilasciata nel momento in cui andiamo a macinare il nostro caffè. Ma purtroppo macinare non è sufficiente, perché una parte di questa anidride carbonica rimarrà comunque all'interno del nostro macinato. E qual è il problema? Il problema è che l'anidride carbonica contenuta nei granellini ha una funzione repellente nei confronti dell'acqua che andiamo a utilizzare in fase di estrazione. È per questo motivo che io consiglio di effettuare una preinfusione in modo da bagnare uniformemente tutto il letto di macinato e da far così uscire l'anidride carbonica dai nostri granellini. In questo modo l'acqua avrà via libera per raggiungere il centro delle nostre particelle di caffè. Per farvi vedere qual è la differenza tra un caffè realizzato con una preinfusione corretta e un caffè realizzato con una preinfusione più superficiale, oggi vi farò due esperimenti. Utilizzerò per entrambi lo stesso caffè. È un caffè varietà Caturra, coltivato a Panama a 1700 metri sul livello del mare e processato con un metodo lavato. Utilizzerò 13 grammi di caffè macinato a 22 click del comandante e 200 grammi d'acqua preriscaldata a 95 gradi centigradi. Come vi dicevo, effettuerò 2 estrazioni e alla fine delle 2 estrazioni assaggerò assieme a voi i 2 risultati. Ora procedo con la macinatura del primo caffè. Le 2 estrazioni sono terminate, non ci resta che assaggiare le 2 bevande che abbiamo ottenuto. Qui alla mia destra abbiamo il caffè che è stato estratto con lo stirring del macinato durante la preinfusione. Qui invece abbiamo il caffè nella cui preinfusione non ho assolutamente agitato il macinato. Non mi resta che assaggiare le bevande
e vedere che risultato abbiamo ottenuto dal nostro esperimento. Lo ammetto, devo dire che un risultato così evidente come oggi non l'avevo mai avuto. Qui abbiamo una bevanda sicuramente molto dolce, con note tendenti al caramello. Mi ricorda molto le mele caramellate che si comprano in Luna Park. Qui invece abbiamo una bevanda con un corpo pressoché assente e una sgradevolissima stringenza. Devo dire che non finirei questa tazza. Nonostante il caffè che abbia utilizzato sia un caffè di elevata qualità, qui non gli ho assolutamente reso giustizia. Vi consiglio di provare a fare questo esperimento perché le differenze sono talmente evidenti che sono comprensibili a chiunque, anche a chi non è abituato ad assaggiare caffè tutti i giorni. Io vi ringrazio di aver seguito il video fino a qui e se volete condividere con me la vostra esperienza riguardo la preinfusione, fatelo pure nei commenti. Io nel frattempo vi saluto e vi auguro come sempre una buona estrazione.